possibile compiere una serie di azioni agli elementi inseriti in un progetto, come ad esempio uno spostamento, una duplicazione, una cancellazione e così via. Queste modifiche si abilitano tramite un apposito menu chiamato menu elementi. Questo menu è anche attivo su ogni singolo articolo e cliccando nel relativo menu hamburger, il pulsante con le 3 linee orizzontali, si avranno gli stessi comandi. È inoltre possibile accedere allo stesso menu selezionando un articolo e cliccandolo con il tasto destro del mouse. I comandi si abilitano selezionando un articolo o un gruppo di articoli. Se non vi è una selezione attiva, il comando non verrà eseguito. Per selezionare un elemento basta cliccarlo con il mouse e verrà evidenziato. È possibile selezionare più elementi tenendo premuto il tasto Shift dalla tastiera e cliccando i vari articoli. Un altro metodo consiste nello selezionare gli articoli all'interno della lista elementi. Si può anche effettuare una selezione multipla tramite un riquadro di selezione. In questo caso basterà cliccare tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e muovendolo un riquadro verrà creato. Se il riquadro verrà fatto da sinistra verso destra, riquadro azzurro, verranno selezionati solamente gli elementi interni alla selezione. In questo caso il pensile piccolo e quello a giorno. Se il riquadro verrà fatto da destra verso sinistra, riquadro verde, allora verranno selezionati tutti gli elementi toccanti totalmente o parzialmente la selezione. Quando si effettua una selezione multipla, è buona regola selezionare un primo elemento che diventerà l'elemento principale e successivamente creare la selezione. L'elemento principale è quello che genererà la regola di aggancio. Il tasto ESC annulla la selezione. In alternativa, si può cliccare con il tasto sinistro del mouse in un'area esterna al progetto. Tenendo premuto il tasto CTRL, si potranno selezionare i componenti di un articolo. Si potranno selezionare anche attraverso il relativo menu dall'articolo. Nel menu degli elementi si trova il comando di nuovo elemento. Il tasto rapido è F4. Cliccando si aprirà lo sfogliatore dei cataloghi. Questo comando è disponibile anche tramite il consigliato della parete selezionata o da un elemento precedentemente inserito.
il comando di modifica elemento, tasto rapido F5 oppure doppio clic sull'elemento, permette la modifica delle sue varianti. Verranno mostrate tutte le varianti di quell'elemento e sarà possibile modificarne i valori. Questa maschera può essere dimensionata, spostata e tenuta sempre attiva per modificare in un colpo solo le varie varianti. Nel caso di una selezione multipla, la modifica verrà applicata a tutti gli elementi della selezione. La modifica delle varianti può avvenire in modo più rapido tramite gli hotspot cerchio che appaiono alla selezione di un elemento. Le varianti sono a disposizione anche nel menu dell'articolo. Il comando di fuorimisura elemento, tasto rapido F6, farà apparire la relativa maschera per effettuare il fuorimisura. Qui è possibile cambiare il modulo con uno di serie. In questo caso il fuorimisura non verrà effettuato. Oppure scrivere il relativo valore. Fare delle operazioni. O rilevare una misura tramite l'aggancio automatico ad un altro elemento. La direzione della modifica è definita dalla regola sul cubo impostata in alto a destra. È possibile impostare degli assi di taglio nel caso il fuorimisura non debba essere simmetrico, esempio nel taglio delle ante di un armadio. Gli elementi e i relativi componenti interessati al fuorimisura saranno contrassegnati da un pallino rosso, visibile nella lista degli elementi. Il fuorimisura si abiliterà anche tramite l'hotspot di modifica delle dimensioni, posizionando il cursore su una delle relative misure e cliccandola. In questa modalità il verso sarà sempre rivolto verso di noi. Eventuali errori saranno segnalati. Utilizzando le frecce si potranno sfruttare gli snap di aggancio agli altri elementi già presenti nel progetto. Durante un fuorimisura
o cambio con una lunghezza di serie l'abilitazione del pulsante applica agli elementi vicini, permetterà di traslare automaticamente tutti gli altri elementi precedentemente agganciati e interessati dalla modifica. Il comando elimina elemento, tasto rapido F7, permette la cancellazione di un articolo singolarmente o in selezione multipla. In alternativa è possibile premere Canc dalla tastiera. Il comando di informazioni elemento, tasto rapido F11, permette di ricavare alcune informazioni utili, come le varianti impostate ai componenti di un articolo. Il comando di sostituisci elemento permette la sostituzione di un articolo con un altro elemento. Utilizzando i tag, la sostituzione avverrà più rapidamente. Modifica link elemento permette di collegare gli elementi tra di loro. Una volta cliccato, verrà chiesto a quale elemento collegarlo. Un simbolo ci ricorderà che tra i due esiste un legame. Lo spostamento dell'elemento principale sposterà anche quelli collegati. Cliccando una seconda volta sul comando si romperà il legame. Nelle duplicazioni vi sono tre possibilità. Il duplica elemento, scorciatoia da tastiera CTRL-U, permette di copiare un elemento già inserito, che risulterà una copia esatta dell'elemento duplicato. Il comando duplica specchio, scorciatoia CTRL più SHIFT più, permette di fare una copia speculare degli articoli. Verranno specchiati anche gli elementi interni. Il comando specchia, presente anche nell'ambiente di progettazione quando si selezionano più elementi, permetterà di specchiare la composizione. Il comando di sposta elemento, tasto rapido F9, abilita lo spostamento libero. Da qui si dovrà posizionare l'articolo.
È possibile eseguire questo comando utilizzando solamente il mouse e strappando l'elemento da dove è agganciato. Per fare questo basta tenere cliccato un articolo con il tasto sinistro del mouse e muoverlo. Per allineare manualmente un elemento a quelli già inseriti, senza utilizzare gli agganci automatici, eseguo il comando di sposta elemento e, tenendo premuto il tasto Shift, posso muovere il mouse sfruttando l'ingombro degli elementi già inseriti. Premendo ripetutamente la barra spaziatrice, cambio il vertice di aggancio. Posso anche agganciarli ad uno strato CAD sottostante e importato precedentemente. Eseguo ancora una volta il comando e questa volta non muoverò il mouse. Tenendo premuto lo Shift e utilizzando le frecce della tastiera si potrà allineare l'elemento a tutti i sottocomponenti. Questa funzionalità è molto utile nel caso di allineamenti fatti in pianta o in prospetto, dove ad esempio una visione frontale della parete permette un allineamento in modo semplice. Lo spostamento può essere abilitato anche tramite il relativo grip hotspot. Tirando una delle frecce effettuerò uno spostamento lungo una direzione. Il comando di sposta coordinate, tasto rapido F8, abilita la maschera di spostamento mostrando le coordinate dall'inizio e dalla fine della parete, riferite al vertice di aggancio dell'elemento o rispetto alla sua posizione iniziale. Questa maschera può essere spostata all'interno dell'ambiente di progettazione. Nei suoi campi, oltre a scrivere la nuova coordinata, è possibile compiere delle operazioni aritmetiche. Il cubo con le frecce permette il cambio del vertice di aggancio. Le frecce in basso a sinistra permettono l'allineamento lungo ogni asse a tutti i componenti del progetto. Il check al centro va a centrare il vertice di aggancio al centro dell'ingombro dell'articolo. Trova la sua utilità nel posizionamento degli impianti. Dall'hotspot, cambiando il grip e cliccando su una delle frecce, si abilita lo spostamento a coordinate. Ruota elemento permette la rotazione libera di un articolo. Tenendo premuto il tasto Shift, posso agganciarmi all'ingombro degli altri articoli o ad uno strato CAD sottostante. La rotazione è disponibile nel grip dedicato. Cliccando sulle due frecce
si sposterà l'articolo dopo aver deciso il vertice di aggancio. Durante uno spostamento o rotazione che creano una collisione tra elementi, si riceverà sempre un avviso che invita a controllare l'operazione appena effettuata. Il comando di importa 3ds permette l'importazione di file 3D esterni, scaricati da internet o realizzati con un modellatore 3D. Una volta inserito, l'oggetto si posizionerà come un qualsiasi oggetto dell'oggettistica. Se non è ruotato correttamente, tramite i tag si potranno effettuare le rotazioni lungo i 3 assi. Inoltre, si possono modificare le dimensioni. Posso importare i file 3D all'interno di un progetto anche trascinandoli al loro interno tramite il drag and drop. Oltre al file 3ds, possono venire importati anche in formati KMZ, Collada con estensione .dae, OBJ e STL. Il comando di esporta 3D permette di esportare un singolo elemento in quel formato. Una volta esportato nella cartella dell'utente, il percorso verrà automaticamente copiato negli appunti. Il file generato, assieme a tutte le texture del progetto, potrà venire importato in altri modellatori. Per quanto riguarda le lavorazioni, si applicano solamente agli elementi lineari, quali top, profili gole, zoccoli, alzatine e cornici. Il comando nuovo incastro permette di rigenerare l'aggancio tra due piani top. Una volta selezionati e lanciato il comando, verrà chiesto di selezionare il tipo di aggancio desiderato. Il comando taglia elemento è molto utile per dividere gli elementi lineari, nel caso in cui il loro inserimento automatico ecceda dai limiti previsti a catalogo. In questo caso, un triangolo arancione di allerta si posizionerà in corrispondenza degli elementi da verificare. Posizionando il cursore sopra il triangolo sarà fornita la tipologia del problema. Nel nostro caso il piano top è lungo 3660 mm, mentre la sua misura massima è di 3030. Selezionando l'elemento apparirà il triangolo in fianco al menu, consigliandoci l'azione da compiere. È comunque possibile lanciare il taglia elementi anche dal menu nel ribbon superiore.
Apparirà la maschera del fuorimisura per procedere alla riduzione del top. La stessa operazione dovrà essere eseguita sullo zoccolo. Il comando di unisci elementi esegue l'operazione inversa. Si selezionano i due articoli da unire e selezionando il comando verrà creato un codice unico. I filtri di visualizza elementi e nascondi elementi, disponibili anche nella trackball in basso allo schermo, sono molto utili per nascondere tutti gli elementi che ostacolano la vista. Posso ad esempio nascondere, tramite una selezione multipla, il tavolo con le sedie, per avere un colpo d'occhio solamente sulla cucina. Il tasto rapido per nascondere un elemento è la lettera N. Ora, per verificare la posizione degli scarichi, nasconderò la base labello premendo la lettera N. E successivamente la gola che ostacola la vista. Il comando di visualizza elementi oppure il tasto rapido, la lettera V, ripristina tutti gli elementi nascosti. È anche possibile nascondere una parete. Se selezionata, quando verrà lanciato il comando di nascondi elementi disponibile anche dal proprio menu, verrà chiesto se nascondere la parete oppure anche gli elementi che vi sono collegati. Inoltre, dal menu delle pareti è possibile impostare la distanza della vista, per nascondere tutto ciò che si trova oltre la quota indicata. Il comando di nascondi frontali, tasto rapido F oppure dall'apposito hotspot, permette di rimuovere i frontali per agevolare l'inserimento di attrezzature aggiuntive all'interno dei vari mobili. La gestione degli assemblati permette di aggiungere e togliere i componenti dagli elementi con distinta. Nel nostro esempio abbiamo un armadio e un ripiano sciolto. Ora nascondo i frontali e posizionerò il ripiano all'interno dell'armadio facendo snap sul fianco. Con lo snap attivo premo S e imposto un passo differente.
inserisco il ripiano e rimetto i frontali. Un eventuale spostamento dell'armadio non includerà il fianco, perché non fa parte della sua distinta. Per aggiungerlo, selezioniamo l'armadio e clicchiamo su Imposta assemblato corrente. Verrà riquadrato di verde e indicato nella lista degli articoli, tramite un apposito simbolo. Selezioniamo il ripiano dall'ambiente di progettazione oppure dalla lista elementi e clicchiamo su Aggiungi componente. L'elemento verrà aggiunto alla distinta come facente parte di quell'armadio. Infine si disabilita l'assemblato corrente. Il pulsante Rimuovi componente applica l'operazione inversa. Nel caso in cui un elemento sia stato creato utilizzando i singoli componenti sciolti, è possibile raggrupparli in un unico assemblato creandolo con il pulsante Nuovo assemblato. I comandi mostrati in questo capitolo, fuori misura elemento o cambio del codice, duplica, sposta, elimina, modifica variante, si possono ripristinare tramite i comandi di undo, tasto rapido CTRL Z, e redo, CTRL Y. Il programma memorizza le ultime 10 operazioni che sono state eseguite.